Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio fare una ricetta che mi è stata chiesta da Valeria, quindi Vale, questa è per te, che è la pappa al pomodoro. È una ricetta che metterò extra rispetto a quello programmato, perché non l'avevo messa in scaletta per il momento, pertanto mi ha fatto piacere che Valeria me l'abbia chiesta, così che io l'abbia potuta fare. Vi ricordo a tutti che sotto qui nella descrizione metterò l'elenco degli ingredienti, sotto ancora ci saranno i link di Amazon per poter acquistare gli strumenti che utilizzo per le mie preparazioni. Se volete farmi qualche richiesta di qualche ricetta, fatemelo sapere in qualche modo, anche su Instagram oppure scrivendolo nei commenti o su Facebook, dove preferite. Se non l'avessi mai fatta sarà motivo in più per cimentarmi insieme a voi in una nuova preparazione. Anche in questo caso ricetta extra, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione della pappa al pomodoro. Per fare la pappa al pomodoro ci serviranno pomodori pelati, pane raffermo, aglio, peperoncino, basilico fresco, sale e olio. Il pane è duro, c'ha 3-4 giorni. Se l'ho lasciato a fette così come ho fatto io, in 3-4 giorni diventa praticamente secco. Invece se lo lasciate intero magari va bene anche di 5-6 giorni, a settimana. Iniziamo a far scaldare un pochino d'olio, l'aglio e il peperoncino. Allora, ho messo un pochino d'olio nella casseruola, adesso leviamo come sempre, puliamo come sempre l'aglio, io li levo l'anima, questa qui, che è quella indigesta, poi il resto lo lascio dentro, tanto a meno che non siate vampiri non vi ucciderà. Peperoncino secco nell'olio. Allora sposto l'olio a scaldare sul fuoco e torno subito. Eccoci. Allora l'olio e l'aglio si stanno scaldando, nel frattempo preparo i pelati. Io faccio così, li lavoro a mano, in questa maniera, non li frullo, perché se si frullano il pomodoro diventa arancione e non mi piace. Siccome questa è una cosa che consiglio a tutti di fare, una sensazione bellissima, strizzate i pomodori che sono dentro, così avete anche modo di togliere eventuali torsolini o pezzettini di pelle che sono rimasti. Ok, allora mi sciacquo un attimo la mano e torno. Il pomodoro lo condisco un attimo, appena a crudo sempre ci metto un pochino di sale. Considerate che il pane è sciocco perché è quello toscano, quindi un po' di sale nel pomodoro ci va. Poi ci metto un paio di foglioline di basilico subito. Basilico va spezzato con le zampine, non lo fate con il coltello, se no si ossida subito. Fatto, e ne si dà una giratina. Allora ho spento l'olio perché non friggesse troppo l'aglio e ho recuperato un coltello per il pane. Il pane io lo taglio così, per fare la pappa si fa dei cubettini in questo modo, è bello duro, cubettini così più o meno, e ne metto in una ciotolina. Il pane è tutto tagliato a cubettini. Ho spento l'olio come vi ho detto, sposto la videocamera sulla cucina, ci vediamo tra un minuto per iniziare a cuocere. Eccoci ai fornelli, ho riacceso un secondino l'olio, è arrivato di già a temperatura, ci mettiamo i pelati. Dunque, adesso alziamo la fiamma e andiamo a lavorare così il pomodoro. Parto dai bordi in maniera tale che incorpori tutto l'olio. Evitiamo di lasciare il rigagnolo intorno. Comunque l'olio si è profumato con l'aglio e col peperoncino, quindi adesso bisogna unire
i due liquidi che, avendo consistenze diverse, tendono a non unirsi. Ecco fatto, l'olio e il pomodoro si sono amalgamati perfettamente. Aspettiamo che il pomodoro inizi a sobbollire, dopodiché ci uniamo il pane, quindi tra 2, 3, 5 minuti. Dicevo, adesso andremo ad aggiungere il pane. Ho avuto un piccolo problema tecnico con la GoPro che mi si è staccata di qui e manca poco mi finisce in padella, quindi andremo ad aggiungere. Quindi terrò in mano la GoPro per fare le riprese dall'alto. La appoggio un attimo perché aggiungiamo il pane. Dunque, come dicevamo, pane secco tagliato a cubettini. Lo aggiungiamo tutto così insieme, in questo modo, e lo amalgamiamo per bene. Non ha bisogno di tanta cottura, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti in tutto. Bisogna però che il pane si disfi quasi completamente perché deve venire una pappa, per cui se avete un pane particolarmente vecchio magari ci vorranno 5 minuti in più. Io non ho aggiunto acqua perché mi sembra sufficiente questa qui. Eventualmente, se lo vedeste un pochino troppo secco, aggiungete un pochino di acqua. Allora, il pane è tutto completamente sommerso dalla salsa. La lascio cuocere, come detto, un quarto d'ora, 20 minuti, girandola frequentemente in maniera tale proprio che il pane si disfi totalmente. Scusate questo piccolo inconveniente tecnico. Ci vediamo tra un quarto d'ora, 20 minuti. Eccoci alla fine della preparazione. Dunque, la pappa ha cotto circa un quarto d'ora. La consistenza adesso è questa, che vi faccio vedere. È bella densa, compatta, il pane si è sfatto quasi tutto. A mia moglie piace trovare i pezzettini di crosta che si sono imbevuti ma non si sono completamente sfatti, quindi li lascio così. Se a voi vi piace più amalgamata più a crema, basta romperli con il cucchiaio e si disfano e niente, fanno parte della preparazione. Spengo, sposto sulla tavola per l'assaggio. A tra poco. Ed eccoci giunti alla parte più bella di tutta la preparazione, l'assaggio. L'ho fatta raffreddare un paio di minuti, se no non sarebbe stata mangiabile. Ho trovato una fantastica ciotolina di coccio, ancora fuma. Ecco fatto. Sposto questo, ci metto un gocciolino d'olio di quello toscano buono a crudo. Non lo metto mai a crudo l'olio, io sulle preparazioni non mi piace, in questo caso qui ci va, mettetecelo. E poi ho questo fantastico cucchiaio di quando ero bambino che le mie figlie si litigano, ora non ci sono e quindi mi tocca a me. Andiamo con l'assaggio. Scusate, non l'ho sentita bene. Favolosa. Secondo me è semplicemente buona, semplicissima, cottura veloce, pane di recupero, un po' di pomodoro, per una preparazione che è meravigliosa. Noi la usiamo sia come antipasto caldo che come primo che come piatto unico. Voi giocatevela un po' come vi piace di più. Alla prossima ricetta!